Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato al Duel Commander, iniziando ad analizzare questo formato partendo da un archetipo adatto a chi vuole approcciarsi con semplicità al meta attuale, in compagnia di Michele Calise, nella veste in questa occasione di consulenza d'eccezione. Iniziamo da un mazzo monocolore, puntando sul rosso, con un approccio chiaramente rivolto alla semplicità nell'azione, unita all'efficacia, visto anche il contesto a 20 punti vita attuale di questo formato 1v1, con un piano aggressivo e letale. Il merito di questa strategia va anche in parte a questa leggendaria che prova, nei limiti della banlist attuale, di sprigionare il meglio tra attacchi fulminei e ulteriore vantaggio carte, ottimizzando ogni singolo aspetto di questo archetipo che non teme il confronto con gli avversari. Questa volta il parleremo di Feldon, Ronom Excavator. Siamo al cospetto di una creatura stampata di recente nel set The Brothers War, unendo a keyword perfette per una fase agro rapida un adeguato motore di vantaggio carte sotto forma di impulsive draw, sempre gradito in un formato a 100 carte, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 2 mana, uno generico e uno rosso, abbiamo un artefice umano con forza 2, costituzione 2, rapidità e 2 abilità, di cui una favorevole a darci accesso a nuove carte. Nella prima abilità c'è Feldon Ronom Excavator non può bloccare. Mentre nella seconda abbiamo, ogni qualvolta viene inflitto danno a Feldon, esili altrettante carte dalla cima del tuo grimorio. Scegli una di quelle carte. Fino alla fine del tuo prossimo turno puoi giocare quella carta. Se la prima abilità non ci disturba più di tanto, visto che propenderemo sempre ad attaccare con il nostro generale, a meno di blocchi sfavorevoli, è nella seconda che intravediamo il suo vero potenziale, soprattutto se immaginiamo una build aggressiva, che si svuoterà in fretta la mano. Esistono infatti diverse carte che possono dirigere il danno anche, alla bisogna, sul nostro comandante, dandoci accesso a qualche nuova carta dalla pila, anche se fino alla fine del prossimo turno, alimentando così la chance di colpire il nemico con nuovi bittanti o botti assortiti. Non c'è quindi da stupirsi che approcciarsi a questo formato con Feldon Ronom Excavator sia più che auspicabile, visto che con poche semplici mosse potremo prendere d'assalto i punti vita dell'opponente di turno, riducendoli in cenere senza starci troppo a pensare. Se quanto ipotizzato con questo Feldon Ronom Excavator si riduce all'essere veloce e rapido nell'erodere i punti vita dell'avversario, dovremo sfruttare ogni singolo elemento che ci porti a questo risultato, con una certa consistenza. Ci aiuteranno sicuramente le creature con la keyword Haste, come Ash Crop Crusher, Ash Zealot, Esk Shaker Scanrad, Goblin Guide, Monasteries with Fear, Reckless Stormseeker e Territorial Kite, sia perché risulteranno subito attive, sia perché potranno sfruttare i varchi lasciati dal nemico, magari privo di mana o di carte utili a replicare. Dovremmo anche arricchire la lista di creature che costano un solo mana, tra Funkerwrath Gorger, Eyeside Golem e Soulscarred Mage, capaci comunque di offrire almeno 2 danni il prima possibile, aumentando la densità di carte giocabili sin dal primo turno per mettere pressione all'avversario in fretta. Analogamente, alcune terre animabili come Den of Barpeer, Mishra's Factory e Mutavault proveranno di approfittare delle debolezze del nemico, intrufolandosi inaspettate tra i bittanti a disposizione, aumentando i danni senza grossi problemi da parte nostra, vista anche la mana base a un solo colore a disposizione. Fondamentali saranno le creature come Bloodfeather Phoenix e Phoenix of Ash, che sono capaci in qualche modo di riproporsi direttamente dal cimitero, così da riemergere dopo una rimozione, potendo ancora fare male al nostro avversario in balia dei nostri danni. Anche i token offerti dalla Loyal Apprentice, Squee, Dubious Monarch e Sokezan Crucible of Defiance sono vitali per aumentare la pressione in campo, soprattutto se potranno entrare subito in azione, aumentando la resa generale del nostro combat, anche dopo una rimozione globale. Come piccola tech di contorno per migliorare l'aggressività dei nostri minuscoli bittanti, abbiamo Castle Embereth, che ci offre sì un solo +1/+0, ma in un formato a 20 punti vita anche Rodon un solo punto vita in più può fare la differenza tra perdere o vincere al volo. Ci verranno anche in soccorso tutte quelle carte come Flames of a Bloodland, Rampaging Ferociodont, Skullclank e Sulfuric Vortex, che impediranno al nostro opponente di acquisire nuovi punti vita, lasciandolo inerme di fronte alla pioggia di danni che gli faremo piovere addosso. Con il solo rosso a disposizione appare evidente il bisogno di sfruttare anche carte come Blood Moon e Magus of the Moon, che non rientrano direttamente nel nostro piano di gioco, ma possono risultare utilissime per rallentare quanto basta al nemico, non dandogli modo di replicare. Per frenare gli impeti o le giocate pericolose ci doteremo anche di qualche rimozione specifica tra Bone Crusher Giant e Fury, anche se sono le sole scelte di questo tipo, visto che buona parte delle nostre carte può svolgere sia questa funzione sia quella di infliggere danni al giocatore. E parlando di danni, non possiamo non esimerci da utilizzare con profitto sia Eidolon of the Great Revel, recentemente sbannata nel formato, sia Grim Lavamancer e Pyrostatic Pillar, per incrementare anche di molto la resa dell'intero mazzo, anche se abbiamo un'intera sezione di questa build dedicata ad incenerire il nostro avversario.
Se una fetta piuttosto consistente del mazzo si preoccupa di popolare il board con a capo questo Feldon Random Excavator per un piano d'attacco rapido e consistente, il resto dell'archetipo vuole imprimere danni diretti, senza perdersi in fronzoli, forte dei 20 punti vita iniziali imposti dal ruling del formato. C'è però un piccolo pacchetto di permanenti e magie tra Chandra, Dressed to Kill, Invasion Regata, Arc Trail, Forked Ball e Pyrokinesis che può interagire con la seconda abilità del generale, dandoci sia nuove possibili carte da giocare, sia non ucciderlo nel processo, lasciandolo in campo per compiere il suo dovere di attaccante. Cercheremo comunque che con Moband Carrier, Dragon's Rage Channeler, Falkenrath Pit Fighter, Laela The Blade Reforged e Light Up of the Stage di avere qualche elemento in grado di pescare o selezionare nuove carte, ma è nella consistenza che punterà maggiormente il mazzo, con molte carte che fanno tutte la stessa cosa, infliggere danni diretti. Quelli che ne dirigono 2 sono ben 7, tra Shock, come esempio tra le magie, Seal of Fire tra gli incantesimi e Barbarian Ring con Ramat Ruins tra le terre, impiegando ogni possibile mezzo per colpire con poco mana i punti vita avversari. Nel range dei 3 danni abbiamo la sezione più densa del mazzo, con ben 13 carte di questo tipo, tra Chain Lightning, Royal Eruption e Searing Blast Spear, pescando in tutto quello che è di accessibile al formato con un costo di mana contenuto ci può dare questo effetto. Salendo a 4 danni avremo meno opzioni, solo 8, da Char, Exquisite Frycraft e Slaying Fire, cercando come obiettivo primario quello di non salire troppo di curva, mantenendo però un numero di queste scelte adeguato nel mazzo, visto che dobbiamo con poche carte arrivare a chiudere i giochi in nostro favore. Annoveriamo poi Fiery Confluence e Kokamano Faces Kakazan tra le scelte che ci possono offrire una certa flessibilità nell'azione, ma siamo di fronte a un mazzo che punta a fare bene il suo mestiere senza perdersi troppo in preamboli. La mana base in quanto monocolore ci permette comunque di avere qualche tech in più del solito, tra Shinka, The Bloodsought Keep, Sunscourger Desert e War Room, così come già visto in altre sezioni di questa analisi, dandoci sempre il massimo possibile ad ogni nostro top deck. La scelta di Michele Calise di iniziare ad affrontare il Dual Commander con questo Feldon Random Excavator è dettata da una serie di fattori, in primis la possibilità di avvicinarsi al formato per gradi e con un'alta possibilità di personalizzare la propria lista. Il concept è quello di avere sia un buon numero di creature efficaci, ma soprattutto un'alta densità di carte che generano danni diretti, potendo così compensare con la velocità e la consistenza i limiti di avere un solo colore a disposizione. Si può partire con una mana base snella, senza fetch e alcune carte costose come Fury, potendo poi implementare man mano le tech economicamente rilevanti, rendendo via via il mazzo, con l'esperienza accumulata, più efficace. C'è poi da mettere in conto che i nuovi set o le ristampe, che potranno rendere accessibili carte storiche, ci daranno modo di rimpinguare questo mazzo che, in un formato a 20 punti vita, ha tutte le carte in regola per tenere il passo del meta attuale e chissà, anche di quello futuro. Insomma, utilizzare Feldon Random Excavator nella zona di comando non è affatto un ripiego e può darvi tutti gli elementi di base per avventurarvi nei meandri di questo formato, che ha basi storiche profonde ma è sempre nuovo nelle sue continue evoluzioni. Puntare un archetipo come quello approntato attorno a Feldon Random Excavator per Michele Calise appare naturale, visto che da neofiti di un qualsiasi formato avvicinarsi al meta con un mazzo in stile Barn può offrire grandi soddisfazioni. Come sempre le prime fasi della partita sono cruciali, sia dalla mano iniziale che deve avere un buon mix di terre e di carte in grado di infliggere danni, meglio se di tipi creatura, almeno nei primi turni, per poi pigiare sull'acceleratore nella seconda parte della partita. Una volta che l'avversario ha cominciato a erigere un muro di paranti per le nostre combat, ci si dovrà affidare ai danni diretti, che però sono la maggioranza del mazzo, quindi non faticheremo a erodere i 20 punti vita iniziale, anche affidandoci alle carte che impediscono il loro incremento. Potremmo faticare, certo, ma la velocità e i top deck potrebbero riservare partite al fulmicotone sempre soddisfacenti, anche contro chi proverà a frenare le nostre giocate, senza contare che nella zona di comando abbiamo un piccolo motore di vantaggio carte potenziale nelle giuste condizioni. Certo, vi dovrete impratichire un po' attorno a questo Feldon Random Excavator, ma non demordete, da che mondo è mondo gli archetipi di questo tipo sono all-in, ma sanno sempre valorizzare gli impavidi, gli incoscienti e quelli che vogliono solo vedere il mondo bruciare. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista basata su Feldon Random Excavator si posiziona nel meta del Dual Commander rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Questo archetipo, a dispetto della sua natura budget, si posiziona molto bene nel formato, come dimostrano i dati presenti su MTG Top 8 e che avrete modo di saggiare in un gameplay che uscirà prossimamente, dove avrete modo di verificarne tutto il suo potenziale. Verso gli aggro deck, in particolare contro Raffin, Scheming Seer e Yoshimaru Even Faithful, dovremo giocare molto accorti, rispondendo in fretta alle loro minacce più problematiche o aggirando le interazioni iniziali. Qui la diversificazione dei nostri danni ci darà una grossa mano a superare questi archetipi non certo facili da domesticare.
Verso i control deck in generale siamo messi abbastanza bene, anche se potremmo soffrire, soprattutto nei primi turni, il nugolo di risposte assortite che il nostro avversario potrebbe rivolgerci contro, o un eventuale mana skew o flood che possono indebolirci nell'azione. Qui le carte che ci faranno svoltare il match saranno tutte quelle che, come Pyrostatic Pillar o Sulfuric Vortex, sono in grado di generare danni costanti ogni turno, rendendo così late game per i nostri avversari una lenta agonia. Verso i combo deck sarà una corsa contro il tempo, visto che nel formato sono accessibili diversi strumenti per rendere estremamente rapide e concrete le loro chiusure, quindi bisognerà il prima possibile attuare il nostro piano, con mani veloci. In alternativa, soprattutto se la loro mana base è complessa, ci possono venire in soccorso le carte che scombineranno le loro fonti di mana come Blood Moon, fornendoci il tempo necessario per attuare il nostro piano di distruzione, mentre loro cercheranno invano di risolvere il nostro palo. Con un approccio semplice e un gameplay lineare, Michele Calise aveva con questo Feldon Random Excavator tanti possibili spunti e strumenti per plasmare la build che vi abbiamo presentato fino alla sua forma attuale, ma alla fine alcune scelte sono rimaste in panchina nella sezione Consider della sua lista. Ad esempio puntando a viandanti del calibro di Chandra, Acolyte of Flame e Chandra Torture Defiance, anche se potrebbero essere preferibili carte di maggiore impatto, anche solo rispetto al costo di lancio che ci obbligano a sostenere per il loro ingresso in campo. Sul fronte delle creature non mancano le possibili variazioni sul tema, da Caves of Chaos Adventurer a Goblin Chainwheeler. Qui si tratta veramente più di un gusto personale o di scelte dettate dal possesso delle stesse, che di vera esclusione a priori di determinate opzioni. Anche tra le magie, tra Calling e Professional, Pillar of Flame e Searing Blood, molto dipenderà dalla disponibilità, in alcuni casi dal meta, ma non certo dall'efficacia specifica delle carte in sé, essendoci una quantità enorme di carte di questo tipo, con soltanto piccole declinazioni rispetto allo scopo finale di fare danni al nemico. Un discorso diverso la potrebbero fare gli artefatti, tra Pirate Spellbomb o Rabbit Battery, e un tutore d'eccezione come Urza Saga, che sposterebbe il budget non di poco, ma ci potrebbe offrire qualche trick interessante, anche se sarebbe alla fine una scelta come un'altra, nel mare magnum delle possibilità presenti. Siamo giunti al termine di questa disamina, ringraziamo Michele Calise per averci guidati in questo video, che non solo ci ha portato a scoprire una leggendaria, ma un intero formato con un approccio semplice ma allo stesso tempo funzionale. Se non avete familiarità con il Dual Commander o volete un archetipo flessibile anche nel budget senza rinunciare alle performance, questo Feldon Random Excavator potrebbe fare al caso vostro, dandovi modo di scoprire le meraviglie dell'1v1 senza una profonda conoscenza di questo formato. E se volete partecipare a un torneo Dual Commander o semplicemente approfondire il contesto di questo formato, entrate nel server Discord italiano al link che troverete in descrizione o fate una cappatina sul sito ufficiale del formato dove troverete tutto quello che vi serve per apprezzare la vasta community internazionale. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.